Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile 2023. Abbiamo la carta del diavolo, amici dei pesci. Periodo con il diavolo un po' costretto, direi. Normalmente quando c'è il diavolo si parla sempre di energie represse, di rabbia, di qualche cosa di compresso. Io quando vedo il diavolo, ho sempre la sensazione di un vulcano che debba esplodere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso base gratuito di tarocchi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un 10 di spade, un 8 di coppe al contrario, un fante di spade e nuovamente il diavolo, Allora, devo dire che con questo 10 di spade c'è la necessità o state attraversando comunque un periodo di chiusura ciclo, di fine ciclo. Ehm, Devo dire che l'8 di coppe al contrario è un po' come se dicesse che non volete vedere certe cose, non volete andare a fondo di voi o non volete o non riuscite in questo momento, non siete in grado. C'è qualche cosa comunque che non tirate fuori, mi viene da dire. E avendo anche questo fante di spade, ho come la sensazione che abbiate bisogno di conferme, abbiate bisogno di avere più dati, di cercare più dati, di informarvi di più inerenti a questa situazione o questa relazione. Per qualcuno il fante potrebbe rappresentare o la persona di interesse o anche un figlio, ragazzi. E avendo questo diavolo vi dico che c'è qualche cosa qua che sta per scoppiare, mi viene proprio da dire, perché qui è anche girato al contrario. Abbiamo anche poi una regina di spade, un cavaliere di spade e un 3 di bastoni. Tante figure, devo dire. Allora, la regina di spade potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, come anche il cavaliere di bastoni, una persona che potrebbe entrare in questo tipo di relazione o di situazione, ehm, o se fosse per esempio un'energia, potrebbe essere il fatto che a causa di questo diavolo, ragazzi, non vi sentite nel vostro potere personale. Io vi ricordo sempre che quando c'è il diavolo si parla anche di ego. Quindi è probabile che qualcuno sia un po' trappolato in alcuni desideri dell'ego. Lo andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi. E terminiamo poi appunto, come vi dicevo, con un cavaliere di bastoni e il 3 di bastoni. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. 10 di spade. Abbiamo la carta della luna e un re di pentacoli al contrario. Allora, può essere o qualche cosa inerente a una situazione familiare o potrebbe essere qualcosa inerente a questo re di pentacoli, quindi qualche cosa di materiale, qualche tipo di sofferenza inerente a una persona, potrebbe essere un padre, questo re, visto che abbiamo detto che è qualche cosa che magari riguarda la famiglia. Tenete presente che c'è la luna, quindi è un po' come se ci fossero delle paure o qualche cosa che viene a galla e vi lasciate indietro con questo 10 di spade. Ripeto, può essere una questione finanziaria, economica o una relazione con questo re di pentacoli. Se non è la chiusura della relazione in sé, può essere la chiusura del capitolo all'interno della relazione. Andiamo a vedere l'otto di coppe, però è come se ci fosse una chiusura per dare poi
un nuovo inizio. Wow, ah, wow, avete la stella e la ruota della fortuna. Ho come la sensazione che, perché sono due carte di destino, ragazzi. Quindi, per certi versi è come se faceste fatica a fare questo cambio perché non volete vedere quelle che potrebbero essere le altre opportunità, oppure è come se c'è la necessità qui di guardarsi dentro e di capire quali sono i vostri obiettivi, quali sono i vostri sogni, perché la stella parla proprio di quello, di sogni, di obiettivi, di idee, anche di canalizzazioni. E vi dico che essendoci la ruota della fortuna, ragazzi, potrebbe arrivare qualche cambio veloce e anche inaspettato. Potrebbero essere delle vincite economiche, delle eredità, anche solo delle opportunità o come la sensazione che qui vi verrà come un'illuminazione, una nuova idea nella prima parte di aprile. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 4 di spade e un 2 di pentacoli. Sì, è come un po' questo fante di spade, il cercare informazioni ehm, per anche guarire non solo il corpo, ma proprio la mente. Ok, qui ci sono delle paure che vengono a galla, qualche cosa che ritorna dal passato, può essere qualche proiezione. E qui comunque con il 2 di pentacoli è come se si stesse cercando di tenere in piedi più cose, più situazioni. Andiamo a vedere questo diavolo. Abbiamo un asso di denari al contrario e l'imperatrice. Oh wow. C'è qualcosa che non entra in gestazione, che non viene concepito letteralmente, che non viene fecondato, che non viene iniziato. Perché comunque avere l'asso di pentacoli al contrario mi indica che c'è questa partenza che fa fatica, potrebbe esserci per qualcuno anche un dispendio economico per un imprevisto, vi dico, quindi fate attenzione in questa prima parte di, di aprile. E ragazzi, per qualcuno il genitore di cui si parlava prima potrebbe proprio essere la madre. Vi ricordo che quando c'è il diavolo si parla anche di condizionamento mentale e qui voi siete nella necessità di curare la mente e essendoci comunque anche questa imperatrice, per molte persone fa riferimento o alla propria madre in senso fisico oppure proprio al condizionamento che avete nella figura, nel ruolo di madre. Andiamo a vedere il re di bastoni. Un'altra volta il cavaliere di bastoni e il 6 di spade al contrario. Allora, diciamo che vedendo queste due carte ho come la sensazione che qualcuno potrebbe spostarsi, quindi o arrivare o andare. Vi dico o arrivare o andare perché in realtà il 6 di spade è una carta che va e il cavaliere di bastone è una carta che arriva. Quindi può essere in entrambi i casi. Però diciamo che l'inflessione maggiore la sento come se fosse qualcuno che arriva. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni perché al contrario lì. 10 di spade nuovamente, imperatore, imperatrice ragazzi e il diavolo nuovamente. Allora, ho anche la sensazione che appunto potrebbe esserci stata qualche questione qui che ha provocato questo 10 di spade, anche se comunque siete alla fine di questa sofferenza. Ehm, Ho come l'idea che se una relazione, perché comunque ci sono imperatore e imperatrice, che sia romantica, che sia lavorativa, va benissimo qualsiasi tipo di relazione dove voi e l'altra persona siete, diciamo, alla pari. Ehm, Può essere fortemente una relazione di tipo karmico, perché comunque avete 3 volte il diavolo,
c'è di nuovo un 10 di spade e c'è questo movimento da parte dell'altro. Ho come la sensazione, ragazzi, che per qualcuno si tratti veramente solo di una questione di tipo passionale e che poi comunque alla fine c'è di nuovo questa delusione con questa persona. Se per caso dovesse essere una persona nuova, diversa da questo re di pentacoli, ho come l'idea che la dinamica qua si ripeta. Qui c'è la fine e l'inizio di un ciclo. Mm? E qui è un ciclo nuovo che non comincia. Quindi può essere che si ripeta lo stesso ciclo magari con un'altra persona o magari in un altro settore della vostra vita. Questo potrebbe essere il settore lavorativo, questo potrebbe essere il settore romantico. C'è un ciclo, scusate, mi sono impaperata, un ciclo che si ripete, ecco, tra la prima settimana e la seconda settimana di aprile, ed è fondamentalmente legato a qualcosa che riguarda questo diavolo, quindi o qualche dipendenza o qualche questione legata all'ego, qualche tipo di costrizione o di emozione repressa da molto tempo. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché comunque il 3 di bastoni, ragazzi, è una carta che parla di espansione, una carta che parla di andare verso nuovi territori, che è un po' quello che forse all'inizio della seconda settimana di aprile fate un po' fatica, ma qui verso metà aprile diciamo che c'è già un po' di più il movimento, perlomeno il pensiero, perché comunque qui avete sempre questo 5 di spade. Guardate ragazzi, quando c'è il 5 di spade al contrario, con ben 3 volte il diavolo e il fante di spade, c'è fortemente la possibilità che qualcuno stia tentando di manipolare la relazione o la situazione. Potreste anche essere voi, ok? Senza magari farlo consapevolmente, o potrebbe essere l'altra persona. Perché certe volte succede che perché abbiamo l'idea di essere intrappolati in una determinata situazione, ehm, tendiamo a muovere, a forzare il mondo esterno, ok? Perché pensiamo di non riuscire a cambiare la situazione che realmente abbiamo, quindi cerchiamo di cambiare il resto, ecco. E anche quello è un po' un tentativo di manipolazione alle volte. Mm? Mm. Comunque c'è qualche cosa legato a una relazione di tipo karmico, fortemente potrebbe essere con un genitore o entrambi i genitori o in una coppia diciamo paritaria. Potrebbero anche essere due fratelli, eh? Non lo sento tanto perché non abbiamo carte di sole, non abbiamo tante carte di amicizia, però magari per qualcuno potrebbe anche risuonare così. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Io intanto ne approfitto per comunicarvi che ho aperto la possibilità di abbonarsi al canale e i video che pubblicherò nella sezione degli abbonamenti saranno video che parleranno principalmente di metafisica e crescita spirituale. La mia intenzione è quella di darvi una sorta di mappa concettuale di come funziona il percorso di crescita. Poi ognuno, insomma, diciamo, si avvicinerà alle cose che sente vibrare di più con se stesso. Io spero che possiate apprezzare. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Mm. Wow, guardate ragazzi. Allora, innanzitutto è una carta numero 10 ed è un 10, anche qui avete il 10 di spade, ruota della fortuna che è un 10, che sono le chiusure dei cicli e anche qui avete un 10 di spade. È come se doveste chiudere un ciclo con una persona, è come se doveste chiudere una sofferenza con questo re, con questo imperatore o con questo... Potrebbe anche essere un lavoro, una casa, per qualcuno ragazzi, visto che c'è l'imperatore. E qui è un po' come se vi dicessero di andare verso nuovi obiettivi, perché qua dove siete è come se non aveste la potenzialità di espandervi in effetti. E parla dell'arcangelo Raziel e parla di saggezza, di ispirazione e di registri akashici. Quando io qui vi dicevo di con il fante di spade di solito c'è anche una sorta di attitudine
visto che anche avete il 4 di spade che parla di guarigione mentale, all'informazione, a documentarsi, a aumentare tutto quello che è la nozione mm, che può farci comprendere il perché delle cose, ok? E siccome avete anche la stella, e qui parla di registri akashici, può essere un invito ad andare a scavare un pochettino più a fondo in quello che sono magari i registri akashici, le costellazioni familiari. Il punto è che qui dovete trovare la connessione con voi stessi. Nella prima parte di aprile sarà necessario essere onesti con voi stessi per poter capire dove si nasconde questa manipolazione, ok? Cos'è quello che dovete lasciare indietro fondamentalmente. Amici dei pesci, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, oppure potete anche commentare, potete iscrivervi, potete condividere. E di fatto voglio ringraziare tutte le persone che integrano i miei video nei loro canali YouTube. Quindi grazie davvero a tutti quanti, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!